Buongiorno a tutti, oggi volevo parlarvi di torri evaporative. Ancora una volta direte voi, sì, ma questa volta non voglio parlare di componenti delle torri evaporative perché ormai ne abbiamo parlato veramente in modo abbastanza diffuso nei miei precedenti video. Oggi volevo parlarvi di un aspetto ecologico, o meglio, di uno degli aspetti ecologici delle torri di raffreddamento. Come sapete, le torri di raffreddamento sono macchine molto semplici che servono per raffreddamenti di processi industriali con un dispendio energetico estremamente contenuto. Di contro, hanno un consumo di acqua che è rapportato alla potenza termica che vanno a dissipare. Che cosa succede? Spesso e volentieri ci capiterà di vedere delle torri evaporative installate vicino a centri abitati piuttosto che vicino a strade di passaggio con degli enormi cartelli che indicano vapore acqueo. Perché? Faccio un passo indietro. Quando vediamo qualche notiziario dove si parla di inquinamento del pianeta, di carbon footprint, del livello di inquinamento delle polveri sottili, molto spesso ci vengono propinate immagini di torri evaporative con il loro enorme pennacchio che fuoriesce dalla parte alta. Ebbene, tutti quanti si sono fatti un'idea che quel pennacchio che esce sia inquinante, sia inquinamento. Non è altro che vapore acqua, evidentemente. Per gli esperti e gli addetti ai lavori questo è un discorso molto semplice, è evidente, perché le torri sfruttano l'evaporazione dell'acqua e di conseguenza il pennacchio che fuoriesce dalla parte superiore della torre non è altro che vapore acqueo. È evidente che per i non addetti ai lavori le sembianze di questo pennacchio possono far pensare ad un effetto di inquinamento. Vorrei una volta per tutte spezzare una lancia a favore delle torri evaporative, che sono delle macchine economiche che consentono degli ottimi livelli di raffreddamento con un basso consumo energetico, e la parte che vediamo proprio fuoriuscire, quel famoso pennacchio, è un pennacchio di vapore acqueo. Sono goccioline di acqua evaporata che vengono trascinate in atmosfera e che durante la stagione invernale, per ovvi motivi, per differenze di temperatura, come possiamo vedere, è ancora più evidente che non durante la stagione estiva. L'unico effetto che possono causare le torri di raffreddamento quando si trovano magari nelle vicinanze di una strada durante la stagione fredda è quella che la ricaduta di queste goccioline, che magari vanno a condensare nell'atmosfera e formano dei cristalli di ghiaccio, formi degli strati di ghiaccio sulle strade circostanti, potendo rendere pericolosa la circolazione. Non è raro quindi vedere durante le mattine fredde vicino a questi insediamenti industriali magari qualche incaricato delle aziende che passa a cospargere sale sulle strade per evitare il ghiacciamento o la formazione di lastre di ghiaccio. Le torri di raffreddamento sono una delle macchine per raffreddamento forse a livello ecologico più efficienti che ci siano per il raffreddamento delle acque industriali. Vi saluto e un caro abbraccio e ragazzi, stay safe!